Benvenuti all'evento finale del primo Giro d'Italia Virtual by Enel. Senza muoversi, le nostre leggende hanno visitato Vieste, Tortoreto, Cesenatico, San Daniele del Friuli, Madonna di Campiglio, Laghi di Cancano e Sestriere. 3 vittorie sono andate al recentemente ritirato Matteo Montaguti, 2 ad Andrea Tafi ed 1 ad Alessandro Ballan. Anche se i veri vincitori sono i 10.000 di voi che hanno corso queste tappe virtuali con noi gratuitamente. E la Croce Rossa italiana, perché il vero obiettivo di questi eventi è stato supportare il sistema sanitario italiano e non è troppo tardi donare. Il Giro d'Italia 2020 verrà deciso alla tappa 21, la tappa finale, la Cronometro Tissot individuale di 15,7 km da Cernusco sul Naviglio, a nord-est di Milano, a Piazza del Duomo nel centro della città. Milano, come ben saputo, è la città degli organizzatori del Giro d'Italia RCS e la Gazzetta dello Sport. L'altimetria rivela una tappa che favorisce i grandi motori. A malapena un'increspatura disturba la superficie piatta come uno specchio. Ciò nonostante, gli scalatori la correranno a tutta per vincere il miglior posto possibile nella classifica generale finale. I corridori hanno caricato sul proprio Garmin Edge la traccia del percorso disponibile per tutti gli iscritti alla piattaforma www.garminvirtualride.com. I ciclomullini interattivi TAX adattano la loro resistenza in base alla pendenza del percorso, i rulli hanno un misuratore di potenza e la velocità è data in base a un algoritmo tra la pendenza del percorso e il rapporto peso-potenza di ciascun corridore. Sullo schermo del computer si vedono planimetria e altimetria, così gli atleti sanno in quale punto si trovano man mano che pedalano. Diamo un'occhiata ad una delle città grandi del mondo, Milano. And here is the final list of legends of the 2020 Giro d'Italia Virtual by Enel. Ed ecco l'elenco finale delle leggende del Giro d'Italia Virtual by Enel 2020. Our greater aim is to support the Red Cross workers risking their lives to save the lives of others in the front line of the COVID-19 emergency. If you'd like to contribute, go to the Rete del Dono portal at the address given on screen. The page will stay open until the 10th of May. Il Giro d'Italia Virtual by Enel sostiene anche un'iniziativa di raccolta fondi a favore della Croce Rossa italiana per supportare il sistema sanitario nazionale e tutti coloro che sono attivi in prima linea contro la Covid-19. Per contribuire andate su www.retedeldono.it/giro. Ripeto, www.retedeldono.it/giro. La raccolta fondi rimarrà aperta fino al 10 maggio. Nel 2017, nel corso di una crono 2 volte la lunghezza di quella di oggi, Jos van Emden ha vinto la tappa e Tom Dumoulin ha privato Nairo Quintana della vittoria finale del Giro d'Italia.
Andrea, I remember the first day, and it was quite moving to see you all together on the screen forming a peloton again, and now we're on the last day. Andrea, io mi ricordo il primo giorno ed è stato veramente forte vedervi tutti sullo schermo a costituire il gruppo, anche se virtuale, e oggi è l'ultimo giorno. Cosa stai pensando? Ma diciamo che già il mio pensiero è quello che mi mancherà, perché è stata una bellissima esperienza, un'esperienza veramente fantastica, fra amici e per uno scopo direi altrettanto fantastico. Quindi mi auguro che queste cose le possiamo fare anche in un futuro prossimo e magari, perché no, divertirci ancora e stare insieme e parlare di tantissime cose, perché ci sono anche tanti aneddoti da raccontare, di una carriera, di una vita, di quello che uno fa attualmente. Quindi veramente è stato un qualcosa di unico che mi porterò sempre con me. Andrea said, I'll miss this. It's been a beautiful experience, a fabulous experience, an experience among friends, for a worthy and wonderful goal, a charitable goal. And I hope that perhaps we can do this again sometime in the future, have fun together, spend time together, talk about our careers, our life, our lives, the present. And it's going to be something that I won't forget and a memory that I will treasure. Andrea, good luck today. In bocca al lupo oggi e grazie di tutto. Repi, a dopo. Ciao a tutti. Stefano Garzelli, we're nearly at the end of the journey, but I remember the start of it, that first day when all of you appeared on the screen together and suddenly there was a peloton out of nowhere. And it was a wonderful moment. Stefano, arriviamo alla fine, ma mi ricordo la partenza, quando tutti voi si sono apparsi sullo schermo e ad un tratto dal nulla c'era un gruppo ed era molto molto bello. Come vedi questo Giro d'Italia virtuale adesso che è quasi finito? Ma è stata una bellissima esperienza, come hai detto te, Matt, vedere Cipollini, Bartoli, Basso, Fondriest, Ballan, tantissimi Capucci, tantissimi campioni con Bugno, lì tutti riuniti dopo 20 anni, dopo 15 anni, perché con Bugno si è corso 20 anni fa. Praticamente è stata veramente una bellissima emozione. Ma soprattutto per quanto riguarda la rete del dono, questa iniziativa che abbiamo fatto soprattutto per raccogliere fondi per la Croce Rossa italiana, quindi è stato un divertimento ritrovarsi, però soprattutto con un fine benefico particolare in questo momento molto delicato per l'Italia, ma soprattutto per tutto il mondo. Stefano Garzelli says, look, it's been a great experience, and to be there with Cipollini, Bartoli, Basso, Fondriest, Ballan, Claudio Capucci. If you think that I rode against Bugno 20 years ago, so all those years have passed. It's been beautiful, really. But above all, this has been for the Rete del Dono. It's been to raise money for the Italian Red Cross. So it's been a fun experience with an important goal in what continues to be a delicate moment for Italy and for the world. Stefano Garzelli, thank you for being with us, and we'll speak to you later. The best of luck today. In bocca al lupo oggi. Ciao Crepi, a dopo. Vado a scaldarmi. Claudio Capucci, the last chapter today, and traveling with your imagination is sometimes even better than traveling physically. And today we're traveling to the center of Milan. Claudio, l'ultimo capitolo, viaggiare nell'immaginazione è a volte più forte anche di viaggiare fisicamente. Oggi abbiamo un viaggio al centro di Milano. Cosa stai pensando? Dopo un lungo viaggio che è durato, questo periodo di diciamo un po' reclusione forzata, è stato bello anche viaggiare con la mente sui percorsi, soprattutto pedalare su quello che poteva essere la realtà che non si è potuta attuare in questo momento.
però alla fine è stato un po' al di là di tutto anche lo scopo di beneficenza che c'era legato a tutto questo, e per me è stato un doppio piacere presenziare, pedalare, mettere il massimo della mia forza e della mia volontà per arrivare fino alla fine, e ci siamo. Claudio says, yep, it's true. After racing through this kind of forced lockdown, it's been great to be able to ride on the stage routes, which for reasons beyond our control we haven't been able to do in reality. And beyond that, this has been about pleasure. It's been about, for me, the pleasure of being present, of turning the pedals, of giving all my strength and my willpower to making it all the way to the finish. Claudio, the best of luck to you, and thanks for being here. Grazie di tutto, Claudio. And so for Andrea Taffi and Ivan Basso, the stage has started. And not just Ivan Basso, also the third of his children, Levante, at 9 years old, pedaling beside Ivan, who's making of this Giro d'Italia virtual a family affair. Ivan, of course, rode into Milan triumphant in 2006 at the end of the Giro d'Italia. In 2010, his second Giro. The stage finished in the Verona Arena, so no Milan finish in 2010. And Andrea Taffi, the participant in 2 Giros d'Italia, and he too knows what it is to finish the Giro d'Italia with that partly ceremonial stage in the heart of Italian cycling, Milan. Allora la tappa è partita per Andrea Taffi e Ivan Basso, e non solamente quei due ma anche il terzo figlio di Ivan, Levante, di 9 anni, che pedala accanto a suo padre. Ivan, il vincitore dei Giri d'Italia del 2006-2010, e sa cosa vuol dire arrivare in trionfo al centro di Milano. L'ha fatto nel 2006 in una tappa, con uno sprint vinto da Robert Foster. Nel 2010, vi ricordate, la tappa è finita all'Arena di Verona, e quindi non è finito al centro di Milano quell'anno. Andrea Taffi, pure lui sa cosa vuol dire finire i Giri d'Italia al centro di Milano. Ha corso 2 volte il Giro d'Italia, certo un grande campione dei monumenti della primavera, e quindi il suo programma spesse volte escludeva il Giro d'Italia dal calendario. Grande vincitore di Parigi-Roubaix nel 1999, del Ronde del Giro delle Fiandre nel 2002, e non dimentichiamo del Giro di Lombardia nel 1996. Allora la tappa è partita per questi 3 e vanno bene. E guarda Levante va benissimo. Vediamo se sarà il figlio di 9 anni di Ivan Basso che vince oggi. È bello essere con tutti voi oggi. Alessandro Bertolini, it's been a strange experience, no? We've seen Italy from your veranda. How's it been for you? Bertolini, è stato differente questa esperienza. Abbiamo visto l'Italia dalla tua veranda, quella valle bellissima lì. Come è stata per te questo Giro d'Italia virtuale? Ma allora, buongiorno intanto a tutti. La mia esperienza in questo giro virtual è stata bellissima, speciale, nonostante il momento molto difficile. E devo dire che vivere a casa ha rinfrescato un po' i momenti della nostra privacy, insomma, delle nostre mura, e ci abitua un po' a apprezzare quello che abbiamo tutti i giorni. Alessandro says, hello to everyone. My experience of this Giro d'Italia virtual has been great, despite some hard moments. And I have to say that this whole experience of being at home has really refreshed for me the value of
these four walls of the private family moments that we live. And I think I'll appreciate all of this much more in future. Alessandro, grazie e ci vediamo dopo. In bocca al lupo oggi. Matt, volevo ringraziare anche tutti voi per la disponibilità e la possibilità di aiutare comunque la Croce Rossa italiana, tutti, chi ha pedalato, chi è rimasto a casa, ha donato alla rete del dono qualcosina che è stato qualcosa di speciale alla Croce Rossa e ai medici stessi che ci hanno aiutato in questa pandemia molto difficile. Vi auguro buona tappa, tutti a Milano, buona giornata. And Andrea adds a special thanks to all of you at home who have been disposed to help, to ride with us and to contribute to the Italian Red Cross, to everyone who's given, who's made a donation, however small. Have a good stage and we'll see you in the centre of Milan. Alessandro, grazie, come sempre. Buona giornata, grazie a voi. Alessandro Ballan, final stage. But it's been an interesting experience and a very different experience where you've had the chance to ride with riders from other generations. Alessandro, ultima tappa alla fine di un'esperienza un po' diversa che pure ti ha permesso di correre con corridori di altre generazioni. Sì, hai detto bene, è stato veramente piacevole cimentarsi con corridori che io ammiravo solamente in televisione, come Chiappucci quando indossava la maglia Poix al Tour de France, quindi una bellissima esperienza e molto, molto piacevole, soprattutto mettersi in competizione con gli altri anche per capire il proprio stato di forma rispetto agli altri. Alessandro Ballan says, you're absolutely right. It's been a great experience. And it's been wonderful to ride with riders who I admired only on the television. People like Claudio Chiappucci, I remember him wearing the Mountains jersey at the Tour de France. And it's been really fun to ride with and against others and to keep tabs on my state of form as well. Well, Alessandro, the best of luck today. In bocca al lupo oggi. Vai, grazie e grazie il lupo. Pier Bergonzi, Deputy Director of the Gazzetta dello Sport. We have a journey into the centre of Milan today, but a journey only in the imagination. What are your thoughts before you set off? Pier, Vice Direttore della Gazzetta dello Sport. Abbiamo un viaggio al centro di Milano oggi, ma un viaggio unicamente nell'immaginazione. Quali sono i tuoi pensieri prima di partire? Sai, Milano è la culla del ciclismo, il Giro d'Italia è nato qui, la Gazzetta dello Sport è nata qui a Milano. Se penso alla conclusione classica, tipica, tradizionale del Giro d'Italia, penso a Milano. Ricorderai che il primo Giro d'Italia è partito ed è arrivato a Milano, è arrivato all'Arena di Milano. Questa volta arriviamo in Piazza Duomo, che se vuoi è il luogo più simbolico della città. È un momento difficile anche per Milano, per tutti noi, per via della pandemia, per via dell'epidemia, e quindi è anche un po' un ritorno a casa ed è bello farlo in bicicletta. Pier Bergonzi says, look, Milan is really the centre of cycling in Italy. This is where the Gazzetta dello Sport was born. This is where the Giro d'Italia was born, and the traditional end of the Giro. In fact, at the first Giro, the start and the finish of the entire race were at the Arena di Milano. We're going to the Piazza del Duomo, right at the symbolic heart of the city, in a moment that is delicate and difficult for the city. So what we have is a symbolic returning home, and what better way to do it than by bicycle. Pier, wonderful to have you with us today. Have a good ride. Che bello averti con noi oggi e buona pedalata. Grazie mille, a fra poco. Mi sa che devo pedalare con Garzelli, quindi sarà molto dura. I'm going to be riding with Garzelli, so it's going to be hard.
Here's the first split at kilometre 10.5. The leader is Alessandro Ballan with an advantage of 13 seconds over Matteo Montaguti. Andrea Taffi is third, 43 seconds, with Ivan Basso fourth at 1 minute and 10 seconds. Allora, al controllo del tempo al chilometro 10,5 il leader è Alessandro Ballan con un vantaggio di appena 13 secondi rispetto a Matteo Montaguti. Andrea Taffi è terzo a 43 secondi con Ivan Basso quarto a 1 minuto e 10 secondi. And Alessandro Bertolini on the left-hand side with his daughter Rebecca riding again, and Claudio Chiappucci on the right-hand side. Both men veterans of many, many Giros d'Italia. Claudio Chiappucci rode 12 Giros in his career. Alessandro Bertolini 7. And in 2008, Alessandro took part in a final time trial into the centre of Milan. Finished 132nd on that day. So they both know what this stage means and what it feels like to be racing past all those crowds wearing pink and shouting their names at the end of this extraordinary adventure that is the Giro d'Italia, whether real or virtual. Alessandro Bertolini e Claudio Chiappucci già su strada. Alessandro corre accanto alla figlia Rebecca, pure lei una ciclista talentuosa. Tutti e due gli uomini, Alessandro e Claudio, veterani di tanti Giri d'Italia. Claudio Chiappucci 12 volte ha corso il Giro d'Italia, 2 volte secondo nella generale. Alessandro Bertolini, un veterano di 7 Giri d'Italia. Parlavamo prima, nel 2008 Alessandro Bertolini ha fatto l'ultima tappa di Crono al centro di Milano ed è terminato nella casella 132 nel 2008. Allora, tutti questi corridori sanno cosa vuol dire correre attraverso le folle che gridano i nomi, tutti vestiti di rosa accanto alla strada, al centro della culla del ciclismo in Italia, la città di Milano. Grandi momenti che viviamo, è vero, nell'immaginazione oggi, ma ciò nonostante sono momenti belli. Alessandro Ballan and Matteo Montaguti traveling without moving, but on the road now, 15.7 kilometers towards the center of Milan. And both of these riders know what it is to finish the Giro d'Italia with a time trial ending in the shadow of the Duomo di Milano, Milan Cathedral, in the famous Cathedral Square at the heart of the city. Indeed, Matteo Ballan back in Matteo Montaguti, I'm confusing them into one person, back in 2011 in a stage you may remember won by David Miller. Montaguti finished 11th that day. An excellent ride from him in his first year with the AG2R team. He also rode in the famous stage end of 2012 when Ryder Hesjedal won the Giro d'Italia on the final stage, a stage won by Marco Pinotti. Matteo was 81st, and Alessandro Ballan, riding the only Giro of his career, finished 36th that day. So as they ride, they know what to reconstruct in their minds. Precious memories looking back at their cycling careers. Allora, viaggiano senza muoversi. Alessandro Ballan e Matteo Montaguti sono su strada e rotta al centro di Milano, alla piazza del Duomo, ed è una tappa che tutti e due questi corridori conoscono bene. Matteo Montaguti davvero nel 2011 nella tappa famosa vinta da David Miller è finito 11°, una tappa, una prestazione molto speciale nei colori della squadra AG2R, il primo anno di Matteo Montaguti con quella squadra, l'euforia
della giovinezza, l'entusiasmo e lo spirito di Milano. Alessandro Ballan pure ha corso l'unico Giro d'Italia della sua carriera nel 2012, un giro che è finito a Milano con la crono vinto da Marco Pinotti, il giorno quando Ryder Hesdal ha preso la vittoria nella classifica generale sopra Purito Rodriguez. E Alessandro è finito in la casella 36 quel giorno e Matteo Montaguti 81esimo quel giorno. Allora, due corridori che ricostruiscono momenti speciali nella loro carriera da ciclisti, da professionisti, mentalmente, nell'immaginazione, a viaggiare senza muoversi nel giardino, nel cortile, ma spiritualmente verso il centro di Milano. Here are the final results. Alessandro Ballan wins with an advantage of 19 seconds over Matteo Montaguti. Andrea Tafi is third at 1 minute 5 seconds. Ivan Basso fourth at 1 minute 45. All told, of the 7 stages of the Legends edition of the Giro d'Italia Virtual by Enel, Matteo Montaguti won 3 stages. Alessandro Ballan and Andrea Tafi won 2 stages each. Allora, Alessandro Ballan vince con un vantaggio di 19 secondi rispetto a Matteo Montaguti, Andrea Tafi è terzo a 1 minuto 5 secondi, Ivan Basso è quarto a 1 minuto 45. Insomma, delle 7 tappe dell'edizione Legends del Giro d'Italia Virtual by Enel, Matteo Montaguti ha vinto 3 tappe, Alessandro Ballan e Andrea Tafi 2 tappe ciascuno. Well, welcome to the final talk show of this Giro d'Italia Virtual by Enel. Benvenuti all'ultimo talk show del Giro d'Italia Virtual by Enel. My guests tonight, excuse me, i miei ospiti stasera, Alberto Contador, Stefano Garzelli, and our very special interviewer, il nostro intervistatore d'eccezione, Ivan Basso. Before we start, prima di cominciare, you can still donate to the Italian Red Cross at www.retedeldono.it/Giro. Potete ancora donare alla Croce Rossa Italiana su www.retedeldono.it/Giro. Alberto Contador, dove sei? ¿Cómo stai? ¿Cómo va el lockdown? ¿Dónde estás y cómo estás pasando este estado de cierre? ¿En qué idioma vamos a hablar? ¿En italiano o en español? Un po' di tutto, si quiere. Un po' di tutto, perfetto. Molto bene, estoy alla Spagna, a Pinto, alla mia città. Bueno, bene a questo punto, ma la situazione è un po' difficile, no? Perché tanti morti, anche ancora questo non ha finito. Per noi, per questo è lo più difficile. Per stare a casa è facile, perché alla fine quando tu hai sido professionista, stai 20 giorni in una camera, qua in una casa più grande, anche una può mangiare, può bere, è molto più facile. Alberto says, no, all good is here. I'm in Pinto, Spain, just south of Madrid, my hometown. Yep, all's good. The situation out there is difficult, of course. So many dead, and is not over, yes, for us here in Spain. But once you've been a professional cyclist, you're so used to being away from home. It's good to be at home in a big, spacious house. You can eat, drink, and enjoy life. Well, it's great to have you here with us, Alberto. E sono molto contento soprattutto perché mi dai solidarietà con i capelli. Stefano e Ivan hanno i capelli corti, io non capisco come, invece noi due siamo due hippie qui nel lockdown.
Alberto, Stefano, Ivan, the last stage of a 3-week tour. For those of us who are spectators, it's like the final chapter of a fabulous 800-page novel, almost too big to take in. What's it like for you, the riders? L'ultima tappa di un giro di 3 settimane è sempre piena di nostalgia. Per noi spettatori è l'ultimo capitolo di uno di quei romanzi di 800 pagine, quasi troppo grande per smaltire. Com'è per voi corridori? Stefano, cominciamo con te. Innanzitutto buona serata a tutti. L'ultima tappa è un'emozione particolare, molte volte dipende anche personalmente. Quando ho vinto il Giro d'Italia era una tappa in linea tranquilla, quindi mi sono goduto anche il circuito a Milano. Altre giornate magari si decide con una cronometro, quindi l'atteggiamento è differente. Però come hai detto te, molte volte c'è anche una nostalgia di lasciare una routine, di lasciare i compagni, i tifosi, i media, quindi è un qualcosa che finisce una storia che può essere andata bene, una storia che può essere andata male, però è sempre una storia particolare di 3 settimane ricca di emozioni, di brividi e di un'atmosfera unica che si chiama, per quanto mi riguarda, Giro d'Italia, ma anche il Tour o la Vuelta. Stefano says, first of all, hello everyone, it's good to be here. It's true, the last stage of any Grand Tour is always special. And on a personal note, when I won the Giro, we ended the Giro that year not with a time trial, but with a circuit. Very different with a time trial finish, of course. But either way, lots of nostalgia. It's the end of a routine. It's the end of that time you spent together with riders, with the fans, the media, and the end of a story, for good or for ill. Unique emotions, and there's always something very special about the 3-week tours, something that has a name, Giro d'Italia, or indeed Tour and Vuelta. Ivan, what about you? The final day of a 3-week tour, l'ultimo giorno di un Giro di 3 settimane, Ivan. Buonasera a tutti anche da parte mia. Ma come ha detto Stefano, ci sono tante emozioni che si uniscono, poi ovviamente dipende nel caso dei miei 2 Giri d'Italia, ma c'è stata una tappa di Milano tranquilla e una cronometro che ovviamente non era, tra l'altro con un distacco anche abbastanza esiguo, quindi ho dovuto comunque impegnarmi a fondo e non sono riuscito a gustarmi la vittoria fino all'ultimo. Ma ritengo che ci sono un'emozione particolare che ricordo, è proprio quello nella tappa in linea, come cambia l'atmosfera all'interno del gruppo, un gruppo che fino al giorno prima ha lottato dal primo all'ultimo chilometro. Nell'ultima tappa c'è un po' un riconoscimento, ognuno sa di aver dato il massimo e ognuno riconosce all'avversario i meriti, no? E quindi c'è questo, ho sempre notato che alla fine di un grande giro c'era questa sensazione, cioè proprio il fatto che ognuno era felice di quello che aveva fatto e si sentiva eroe a modo suo. E dopo c'è un'atmosfera molto particolare che ricordo nel momento in cui tu ti trovi da solo in camera o all'interno del pool, nel momento in cui sei tu e basta, che per tanti giorni sei in mezzo a tanta gente ovviamente, e c'è un momento che sei da solo, che entri nella tua camera d'albergo proprio per cambiarti l'ultimo giorno e hai questa emozione di così, ti passa questo film lungo 21 giorni ed è un'emozione molto, molto speciale che poi nel tempo ti lascia tanto valore dentro, perché c'è sacrificio, non ci sono solo gioie, ci sono gioie e dolori, ma c'è una serie di cose che ti arricchiscono dentro. Wonderful answer from Ivan. Yep, as Stefano said, so many emotions, too many emotions to name. In my 2 Giros, one stage finished in Milan in an inline stage. The other was a time trial with a small gap to defend, which I had to ride at 100%. So I wasn't really able to enjoy the win until the very last moment. On the inline stage, very different, of course. But one thing I've always noticed is the way the atmosphere changes in the group. Until the previous day,
everyone is fighting for every last second and every position. On the last day, at last, there's a moment when everyone recognizes their rivals. Of course, everyone's happy. Everyone feels a hero in his own way. There's something special. And then there's another moment that soon comes. It's your first moment of aloneness. It may be in your hotel room after so many days, surrounded by so many people. You find yourself alone, and the emotions come, and this film that's 21 days long comes to an end, and only after time do the emotions settle, and you find the value in it, and you remember the joy and the pain and the sacrifice, and it's something wonderfully enriching. Alberto, tu più di qualsiasi ricordi dell'ultimo giorno di tanti grandi giri vinti di 3 settimane. Alberto. Voy a intentar parlare italiano, ma soy un po' meno romantico che Ivan e che Stefano. L'ultimo giorno per me era un giorno di molto stress, cioè un stress incredibile. Si arrivava con cronometro perché tenia che ir a tutta, e si arrivava una giornata in linea perché tenia che evitare caduta, problema meccanico, che sì, che certo che prácticamente había conseguido la victoria, ma hasta que no pasa la última línea del arribo no ha vinto. Per me essere primo già non era una questione de un objetivo, sino en cierto modo cuando yo estaba en la squadra era una obligazione. Entonces alla fine tu tenías una tensión, una presión, una responsabilità che hasta che non passava la linea dell'arrivo no había finito. Dopo, aunque parezca che sería todo bellissimo, certo che quando suona il tuo inno nazionale è bello, dopo tiene una giornata molto stressante perché con tutto lo sponsor puoi fare più di 250 maglie firmata, alla cena non puoi mangiare, e quando tu arrivi alla camera, uguale che parlava Ivan, te guarda la gamba e parece la gamba di un calciatore, non parece la tua gamba di come sta di gonfia. Incredibile. Dopo, il giorno dopo, anche quando tu ritornavi a casa, uguale perché stava alla tua città per fare una festa, ma dopo 3 giorni io iniciaba a vivir y a disfrutar de la victoria. Hasta que no terminaba tutto questo protocollo era un stress grande per me. Anche quando io terminava en lo alto del podio, primo, per me era como, ok, objetivo cumplido, siguiente objetivo. Era casi un po' una obbligazione. Well, what an amazing answer. What incredible thoughts. Alberto, of course, speaking very good Italian, says, look, I have a slightly less romantic view. For me, the last day had lots of stress, incredible stress. If it was a time trial, I had to ride at 100% anyway. If it was an inline stage, I still had to avoid falls, mechanicals. Okay, you may be winning, but until you've crossed the final finish line, you haven't won yet. And for much of my career, to finish first was not so much a goal, but an obligation. And that entailed tension, pressure, a lot of responsibility. And even the day after the stage was won, okay, everything's beautiful. If it's your own national tour, then it's wonderfully special. But that too is very special. Sponsors' obligations, 250 jerseys to be signed. You can't get away to eat. And as Ivan says, you look down at your legs and you think, oh, they look more like a footballer's legs than a cyclist's legs, all swollen. And then finally you get home. But your hometown has a party for you, and there are all those obligations. So maybe after 3 days, finally I could begin to enjoy my wins. And I remember even standing on the podium straight after the final stage. It was, wonderful emotions, but objective
completed. Now on to the next objective. So it wasn't at all free of stress. Straordinario, straordinario. 3 risposte molto diverse. Allora, un'altra domanda e poi do il palco a Ivan che ha tante domande per voi due. Una domanda su questo lockdown, a question about this lockdown. I wonder if this crisis teaches us something about cycling. It's removed the human and physical geography from cycling. We can't go outside, and it leaves the rollers and the numbers, watts, kilograms, averages, VAM, algorithms. And I wonder for each of you, where should we look for the essence of cycling, of the beauty of the sport? Mi chiedo se questa crisi ci insegni qualcosa sul ciclismo. Ha rimosso la geografia fisica e umana dallo sport, lasciando i rulli e i numeri, i watt, i chili, le medie, i VAM, gli algoritmi. E per ciascuno di voi, dove possiamo cercare l'essenza del ciclismo? Stefano, hai qualche pensiero? Sai, del ciclismo, ma soprattutto della vita normale, che siamo persone che però dipendiamo da tanti fattori esterni. Abbiamo visto che questo coronavirus ha condizionato la vita mondiale, sia sportiva che non. Per quanto riguarda lo sport e il ciclismo, forse a livello tecnico, guardiamo in parole povere, tanti corridori hanno scoperto anche la bellezza e l'utilità di un attrezzo che sono i rulli, questi rulli intelligenti, i rulli virtuali, che possono essere utili anche nella preparazione per fare dei lavori specifici con questi wattaggi, anche con delle virtual race, come abbiamo fatto noi, abbiamo pedalato in questo Giro virtual, quindi questo è un po' il discorso, che tecnicamente si è scoperto un attrezzo, un rullo che può essere utile anche per il futuro, quando l'attività ciclistica sarà tornata alla normalità. So Stefano saying, well, cycling, as in normal life, we depend on many people who are out there in the world, and this crisis has shown that to us. Certainly from a technical point of view, I think many riders have discovered during this lockdown the utility and also a certain beauty in intelligent rollers, useful for specific work, and also for these virtual races like the Giro d'Italia virtual by Enel that we've just taken part in. So I think technically there's certainly something there with a future. Ivan Basso. Allora, parlavi di essenza. Io credo che l'essenza del ciclismo è l'aria in faccia, il rumore del vento, il rumore della catena, quindi questo è chiaro che è complicato simularlo con l'allenamento indoor, ma comunque stiamo parlando di una situazione estremamente complessa che non capitava dai tempi della guerra, quindi è chiaro che tutto questo ha cambiato l'ordine delle priorità. La priorità era la salute, la seconda priorità era la sicurezza propria e rispetto agli altri, e terzo arrivava lo sport, ma lo sport anche per i professionisti all'inizio era la terza priorità. Dopo ovviamente invece per chi non era professionista e non lo doveva fare per lavoro, io ritengo che l'attività sportiva indoor di questi 2 mesi sia servita a 2 cose: non solo a mantenere un buon stato di forma, ma ritengo che fare sport, andare in bici, comunque porta buon umore, ti dà autostima e ti permette di affrontare le giornate con uno spirito migliore. E l'ultima cosa, ritengo anche che sia stato estremamente interessante per far avvicinare i giovani. Io ho avuto prova con mio figlio dai 5 anni ai 13, entusiasti perché sono molto più digitali rispetto alla mia generazione o alla generazione successiva, e ha avvicinato sia i giovanissimi ma anche gli anziani, che non avrebbero mai pensato di pedalare su rulli interattivi, ma la situazione ovviamente obbligata ha permesso di questo. Quindi un'esperienza estremamente positiva che sicuramente si può inserire anche quando l'attività all'aperto sarà consentita e le gare reinizieranno le gare. Scusate.
True. Ivan says, well, we talk about the essence. The essence of cycling for me is the feeling of the air in your face, the noise of the wind, of the chain, very complicated things to simulate indoors. And of course, these are complex times that we haven't experienced the like of since the war. So everything has changed, and our priorities have changed. Our priorities have to be, firstly, our health, secondly, safety and security of our own and of other people, and sport a distant third. For professionals, even for professional sportsmen, it's only the third of our priorities. For other people, I think sport has two justifications over the course of these months that we've spent in lockdown. One, to keep ourselves fit, and two, that sport and cycling, they have good effects on mental health. They keep your mood good, they raise your self-esteem, and they keep you happy. And I think I found very interesting this experiment with interactive rollers, the way that they've engaged the digital generation. My kids from 5 years to 13 years, they've been very interested in taking part. And so too have much older people who are not at all part of the digital generation. So I'd never imagined myself ever racing on interactive rollers. It's been a positive experience, and I think that when we start racing again outside, I think it's something that can continue. Alberto, tus pensamientos. Per me, ok, una bella opzione per la gente che non tiene tempo per allenarsi durante il giorno, per la gente che non quiere stare molto tempo fuori da casa allenandosi, e anche qualcuna situazione molto molto speciale come questa. Per questo, ok, per fare competizione così a me mi gusta più la competizione reale, faccia a faccia, a tutta, perché alla fine io con i miei amici parliamo di bats virtuale, no? Vatio virtuale. Virtualmente tutta la gente tiene 7-8 vatio por chilo, ma dopo alla strada è completamente diverso. Entonces, per me, e anche non lo so, ma tutta la gente virtualmente sono 10 kg più leggero, ¿sabes? Ma dopo quando lo guarda il primo giorno di allenamento è completamente diverso, ¿no? Entonces, per me, ok, è una buona herramienta, anche un'herramienta che noi abbiamo utilizzato durante tutta la nostra carriera, a lo mejor prima la colazione per fare un po' di allenamento, prima colazione 20-30 minuti, ma per me no molto più che questo. Sé che qualcun ciclista professionista, penso che Wasson Hagen hacía 4-5 horas en invierno, ¿no? Per questo. Ma per me, lo siento, ma prendo l'aereo, voy a Tenerife meglio. Alberto says, for me, yeah, it's an option. For those who don't have the time in the day to train, for those who prefer not to spend so much time outside, and for special situations like this one, as for racing, I prefer the real thing, face-to-face, all out. In the end, with my friends, we've talked about this, and virtual watts are not the same as watts on the road. In virtual watts, everyone seems to have 7 to 8 watts per kilo. On the road, it's very different. And on the rollers, everyone seems to be 10 kilos lighter. And then you go out racing and things are very different. So it's a useful tool. It's a tool I used all through my career, around breakfast time, 20, 30 minutes perhaps. Some riders, of course, love them. I think Edvard Boysen Hagen did 4 or 5 hours on rollers in the winter. I'm sorry, that's as far as it goes for me. Okay, great stuff. Ivan, let me hand the stage over to you, and you talk and I'll translate. Ivan, tocca a te. Tu parla, io traduco. Sì, allora partiamo con Alberto che è per me è un fratello come tutti, insomma, sapete il rapporto che c'è ormai da anni, prima amici, colleghi, compagni di camera, e in questo momento anche insieme dando vita a un progetto estremamente ambizioso. Avete visto da quello che ha detto Alberto, per Alberto lui ama
la competizione, quando ha dentro questa grande qualità. Io ho avuto la fortuna di poterlo conoscere da vicino, e non esiste il numero 2, lui corre e fa le cose solo per essere il numero 1, e ritengo che questa sia una dote unica, che lo rappresenta pienamente. Ma la domanda è questa, perché Alberto so che ama l'Italia e l'Italia ama Alberto, no? Volevo capire proprio con un pensiero corto, che cosa rappresenta per lui il rosa, perché il rosa ha un fascino particolare per gli italiani. Volevo capire per lui, come spagnolo, il rosa, la maglia rosa, che cosa rappresenta. Alberto, traduco dopo. Bueno, le mando un saludo a mio fratello a través de aquí. Per me il rosa è algo speciale, no? Alla fine è un colore che mi ha dato tanto, e anche una relazione di amore mutua, no? Desde il primo momento del 2008, quando è arrivato all'Italia. Era la prima corsa mia, bueno, la prima no, però la prima corsa por etapa della mia carriera. È arrivato all'ultimo momento e tutto lo tifosi, tutta l'Italia mi ha ricevuto di una forma incredibile, e da questo punto ha sido come un romance, no? Italia, rosa e anche io, no? Alla fine per me è un colore molto molto speciale, che significa tanto per me. So Ivan's question, Alberto, with a prologue. Alberto for me is more of a brother than a friend. Our relationship goes back many years. We've been friends, colleagues, roommates, and now we're working together on an ambitious project. Alberto, as you can hear, loves competition, and his great quality is that number 2 didn't exist for him. He only rode to be number 1, and I think that that's unique. The question is, Alberto, you love Italy, and Italy loves you too. What does the pink jersey mean to you? Alberto, well, first of all, a fraternal greeting to my brother Ivan. The Maglia Rosa is very special to me. It's given me a great deal. It's a love story of reciprocal love. I remember in 2008 when I came to Italy, it was something like the first stage race of my career. I'd arrived at the last minute. It was all very hurried. The reception from the fans and the organisation was fantastic. And it was the beginning of something like a romance, like a relationship. Italy, the Maglia Rosa, Ivan too. These things have always meant a great deal for me. Ivan. Stefano, anche volevo ovviamente un amico, una persona che stimo tantissimo, siamo conterranei, ma oltre che questo ritengo che in questi anni ho osservato, prima da corridore, poi anche nella mia nuova veste da dirigente sportivo, quello che lui sta facendo nella sua nuova carriera. Ritengo che nel mondo della televisione, nello specifico come commentatore, lo sta affrontando con grandi qualità. Mi piace molto anche il fatto che continua a cercare di migliorarsi continuamente. Volevo capire, Stefano, da te che cosa la tua carriera ciclistica, quindi quello che la bicicletta ti ha lasciato, che cosa stai portando nella tua nuova professione, perché ho l'impressione proprio che stai cercando di conquistare una maglia rosa anche nel tuo nuovo lavoro, e ritengo che hai tutte le qualità per poterlo fare. Voglio sapere che cosa il ciclismo ti ha lasciato e cosa stai mettendo in pratica. Ma mi ha lasciato esperienza come te, come Alberto. Anche Alberto ha iniziato questa un po' carriera in Eurosport, che la sta facendo fare molto bene. Un'esperienza che cerco di portare, di trasmettere in televisione. Ho iniziato prima nella regia internazionale per 6 anni. Cosa si fa nella regia internazionale? Si costruisce la corsa, il Giro d'Italia, tutte le immagini che vedete. Io mi medesimo come se sto in corsa, quindi ogni movimento che
potevo fare da corridore, cerco di metterlo in regia con tutti i differenti cambi di immagine, di inquadrature che si vedono da casa. Un lavoro oscuro, ma forse è il lavoro più importante per un grande evento come il Giro d'Italia. Per quanto riguarda la parte del commento, cerco di trasmettere soprattutto le emozioni che vivevo da corridore e cercare di capire, di carpire quello che magari pensavi te, Ivan o Alberto, in questi ultimi anni, e parlarne e anche interpretare qualche movimento che forse in corsa vi ho visto di fianco e qualche volta mi avete anche fregato, e invece da fuori cerco di far capire alla gente cosa poteva fare in un momento sia Alberto Contador che Ivan Basso. Stefano says, yes, sorry, the question. Stefano is a friend, he's from the same region as me, of course, both from up north of Milan, Varese region, an esteemed friend. And I've seen as a rider and as a director sportif, the way that you have approached your new career in television. As a commentator, you have wonderful qualities, always trying to improve. And I was wondering what of your career as a cyclist has contributed to this new direction your life has taken. And Stefano replies, well, cycling left me with the experience that I try to transmit working in television. It's a career that Alberto is starting too, so and doing very well too. The international direction I worked for several years, that comprises all the images that you see. I know how cycling looks as a rider. I know all the moves, and so we try and get all of that into the pictures and tell that story. It's a job that goes on in the background, in the dark, but it's a very important job. And as a commentator, I try and put the sensations, the intuitions I had as a rider into words, to interpret the moves that I used to see happening around me and that so often left me on the losing side. But I try and see those, interpret those, and express them in words. Ivan. Domanda secca per tutti e due, uguale, perché abbiamo ormai pochissimi minuti. Volevo sapere se in questi 2 mesi avete partorito qualche idea nuova, ovviamente senza entrare nel merito però solo sapere se sì o se no, se questi mesi sono serviti anche per così c'era più tempo per pensare, se avete avuto qualche idea nuova, ovviamente rivede il nostro lavoro. Alberto sono un po' più a conoscenza, ma perché ci sentiamo più tutti i giorni, quindi volevo sapere solo se sì o no. I'll translate that first and then we can go very quickly. In these 2 months, my question is, have you had new ideas? You've had time to think. Has it been useful to you? Alberto. Sí, la verdad que tengo cierto pensiero, ¿no? de cosas que se puede fare al futuro per fare diversa, obiettivo anche ambizioso, ma con tranquillità. So Alberto says, yes, I have. I've got new thoughts for the future, new ambitions to work towards, new goals. And so, yes, this time's been useful to me. Per quanto mi riguarda, ho cercato proprio di migliorare me stesso nel mio futuro lavoro, quello di commentatore, e soprattutto ho capito che dobbiamo vivere il momento, perché è tutto molto effimero. Ci siamo ritrovati tutti da un momento all'altro rinchiusi in casa con dei limiti incredibili. Non possiamo vedere ad esempio i nostri genitori, quindi godiamoci il momento in quello che stiamo facendo. And Stefano says, really, I've used this time to improve myself for my future work as a commentator, and I've understood how important it is to live the moment. Our lives are very ephemeral. We're ephemeral. We're closed at home. There are almost unbearable limits on us, unable even to go and see our parents. So we really have to live the moment. Bene, abbiamo quasi finito per oggi, and that's pretty much it from the Giro d'Italia Virtual by Enel. Siamo arrivati alla fine del primo Giro d'Italia
d'Italia virtual by Enel. Thanks to the organisers, our sponsors and the technical production team. Grazie agli organizzatori, al team tecnico e di produzione, a Garmin, ai nostri sponsor Enel, Bianchi, Castelli, Named Sport, Segafredo, Toyota e Tax. Please make a contribution to the Italian Red Cross if you can. Per favore effettuare la vostra donazione alla Croce Rossa Italiana su www.retedeldono.it/Giro. Grazie, thank you. Alberto, Stefano, Ivan, da tutti noi, a tutti voi, from all of us to all of you, arrivederci e goodbye. Ciao a tutti. Ciao.